Le 10 cose che non sai sui 10 nuovi acquisti del Milan. Mi raccomando, se vi piacerà questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale YouTube di Radio Rossonera e attivate la campanella. Partiamo con Yunus Musa. Nato a New York da genitori di origine ghanese, i primi passi nel mondo del calcio di Yunus sono a Castelfranco Veneto con la maglia del Giorgione. Sempre qui a Castelfranco Veneto i genitori avevano un piccolo negozietto di prodotti tipici africani. Iniziò con la maglia del Giorgione, però non iniziò con le scarpe della sua misura, infatti usava quelle dei fratelli che gli andavano troppo grandi. Così i genitori dei suoi compagni di squadra organizzarono una colletta e gli regalarono le scarpe adatte a lui. Ma non fu l'unico aiuto che Yunus ricevette dal Giorgione, infatti spesso quando i genitori causa lavoro non riuscivano a portarlo agli allenamenti, erano gli stessi allenatori che lo andavano a prendere a casa. Qui iniziò come portiere, lui voleva parare tutto, però poi alzava la testa, scartava tutti e iniziò così la sua storia con il centrocampo. Per quanto riguarda invece Reinders, partiamo dall'origine del suo nome, Tijani. Qui il colpevole fu il papà Martin, grande tifoso dell'Ajax, che chiamò il figlio proprio Tijani in onore dell'ala nigeriana Tijani Babangida che fece sognare i tifosi dell'Ajax. Ma c'è anche un'altra chicca relativa alla vita di Tijani Reinders, infatti prima di passare definitivamente alla prima squadra della SED, trascorse un periodo della sua vita a lavorare come cassiere magazziniere nella famosa catena di supermercati Aldi. Per lui racconta è stato un periodo molto importante nella sua vita perché ha potuto assaporare l'altro lato della medaglia. La prima volta che Noah Okafor si avvicinò ad un campo di calcio fu in quello di Arisdorf in Svizzera. Però quale fu il problema? Che si presentò al campetto senza l'occorrente per potersi allenare, provò comunque ad andare dall'allenatore, ma ovviamente l'allenatore gli disse di ripresentarsi quando aveva tutto il materiale. Ma Noah non si arrese, tornò a casa e disse al papà che doveva subito procurargli tutto l'occorrente appunto per poter tornare al campetto. Il papà velocemente andò nel primo negozio di articoli sportivi disponibile, gli comprò l'occorrente e lo riportò al campetto. Qui l'allenatore rimase subito estasiato dal piccolo Okafor, tanto che gli consegnò immediatamente il modulo per potersi registrare e entrare a far parte di quella squadra. Epilogo della vicenda: Noah, a quasi 19 anni, fu il primo Arisdorfer a vincere la Coppa Svizzera. Ora qui a fianco a me vedete Michael Ballack, ma Michael Ballack non è un giocatore del Milan. Perché lo vedete qui? Perché fin da quando era bambino a Ruben Loftus-Cheek suggerivano di guardare le partite della Germania, del Chelsea, per poter osservare proprio Michael Ballack. Michael Ballack fu molto importante per Loftus da bambino, ma lo diventò anche da più adulto. Infatti nella stagione in cui lui, da giocatore del Chelsea, era in prestito al Fulham, Tuchel, l'allenatore dell'epoca del Chelsea, in un'intervista disse proprio che Loftus gli ricordava Michael Ballack. E alla fine sapete cosa accadde? Che la stagione successiva Loftus torna al Chelsea, c'è ancora Tuchel sulla panchina e Loftus colleziona ben 40 presenze. Prima abbiamo iniziato con Michael Ballack, ora qui vedete Brackley. Brackley è una cittadina inglese dove la mamma di Christian Pulisic si trasferì dopo aver vinto una borsa di studio per poter insegnare all'estero. È proprio qui, nel Brackley Town, che Christian mosse i primi passi nel mondo del calcio. Si innamorò subito di questo sport, tanto che poi, quando mesi dopo la madre e quindi la sua famiglia dovettero ritornare negli Stati Uniti, non smise mai più di giocare a calcio. Per Samu Chukwueze iniziamo da questa foto in cui c'è la mamma che prega abbracciando le caviglie di Samu prima di Nigeria-Camerun in Coppa d'Africa. Però prima di arrivare a questo punto Samu ce ne ha messo di tempo a convincere la mamma che il calcio era la strada giusta. Infatti, nonostante il nonno fosse anche lui stato un calciatore, la mamma non era proprio convinta di questo percorso per il figlio, tanto che un giorno, per portarlo a lasciare il calcio e concentrarsi di più sulla scuola, in famiglia gli bruciarono scarpini, divisa e borsone da calcio. Ma Samu non si arrese, convinse la mamma e qui infatti vedete che la mamma lo accompagna proprio a firmare il suo primo contratto con il Villarreal. Il viso
è quello. La capigliatura un po' meno, però l'avrete sicuramente riconosciuto, è Luka Jovic. Per Luka Jovic parleremo di idoli. Il suo idolo fu Zlatan Ibrahimovic, ma non solo. Infatti Radamel Falcao occupò un posto particolare nel suo cuore, tanto che, quando utilizzava ancora Facebook, accanto al suo nome e cognome, vedete proprio, tra parentesi, Radamel Falcao. Ma non solo, tra le foto del suo profilo trovate anche gli amici che proprio commentano alcune sue foto con Radamel Falcao. Ora fa il calciatore, ma da bambino lo sport destinato a Marco Pellegrino sembrava essere il tennis, tanto che in Argentina si pensava che potesse diventare il nuovo Del Potro. Ma quando ci fu la svolta per Marco tra calcio e tennis? Quando dedicava tante ore di allenamento sia a uno che all'altro. Ad un certo punto dovette scegliere, in particolare a 14 anni. Qui non ebbe dubbi, andò dritto sul calcio. Per Marco Sportiello andiamo sul classico, piatti preferiti, attori preferiti, eccetera. Partiamo con il piatto. Il suo piatto preferito sono le lasagne. Il suo attore preferito è Mel Gibson, mentre invece a tavola, tra birra e vino, Marco sceglie un calice di vino. Chi segnalò Luca Romero al Mallorca fu Gustavo Siviero, argentino con origini friulane, che nel 2015 lo notò in un reality show dedicato al calcio proprio a Palma di Mallorca. L'emittente IB3 mise infatti insieme 500 ragazzi per poi selezionare i migliori. Nel casting del programma Luca si fece notare per giocate non comuni viste l'età, infatti aveva solamente 10 anni, giocava in attacco sulla fascia centrale e cercava sempre di rientrare con il sinistro. Vi abbiamo raccontato qualcosa di inedito sui nuovi 10 acquisti del Milan, mi raccomando lasciateci un commento, magari scriveteci quale di questi giocatori vi ha rapito più il cuore. Non dimenticatevi che domattina, sempre qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, esce il match preview di Milan-Juventus con le formazioni, l'analisi dell'avversario, statistiche e tutto quello che riguarda questo grande match. A proposito di Milan-Juventus, se vi siete persi cronache di Pellegatti con le leggendarie sfide tra Milan e Juve, le telecronache di Carlo e tanti aneddoti, lo trovate sempre su questo canale. Cronache di Pellegatti. Milan-Juventus ovviamente ci sarà domenica sera a San Siro e proprio da San Siro noi vi aspettiamo alle 22:45 con il post partita.